Mi trovo in Santa Maria Novella a Firenze, davanti alla cappella di Filippo Strozzi, nel transetto destro accanto alla cappella centrale dei Tornabuoni, affrescata dal ghirlandaio. Questa cappella è invece celebre per gli affreschi di Filippino Lippi, realizzati tra il 1487 e il 1502, in un arco relativamente lungo di tempo. La decorazione della cappella fu commissionata da Filippo Strozzi il Vecchio nel 1486, 20 anni dopo il suo rientro dall'esilio a Napoli, quando stava iniziando un vasto programma per riabilitare il suo nome della sua famiglia, che dimostrò anche nella costruzione del famoso Palazzo Strozzi. I lavori avevano subito un'interruzione per il soggiorno romano di Filippino Lippi, dimostrandoci la libertà e l'emancipazione raggiunta da un artista che può permettersi di interrompere per anni un lavoro. Nel registro mediano troviamo due scene di miracoli, dal lato sinistro di San Giovanni Evangelista e dal lato destro un miracolo di San Filippo, omonimo del committente e dell'artista. In alto troviamo scene del martirio di entrambi i santi. Sulla volta si trovano 4 patriarchi dell'Antico Testamento: Adamo con l'albero della conoscenza del bene e del male, Noè con la colomba e l'olivo, Abramo con il coltello del sacrificio di Isacco e Giacobbe chino su un libro. Ciascuno di essi sta su una nube sorretta da cherubini, i quali reggono anche le insegne con i nomi dei patriarchi. La presenza di fastose architetture archeologiche è dovuta all'influenza ricevuta dai monumenti romani durante il suo soggiorno. Lo stile segna la maturità dell'artista e il definitivo distacco dallo stile di Sandro Botticelli. La sfarzosità, i capricci, i molti dettagli anticipano il gusto manierista. Le vetrate disegnate dallo stesso Filippino vennero installate solo dopo la morte del committente nel 1503. Il tema è ovviamente lo scontro tra cultura cristiana e paganesimo, di grande attualità per l'epoca, essendo il periodo del governo teocratico di Savonarola. Guardate il Tempio di Marte, simbolo del demonio rappresentato dal drago, che col suo respiro uccide addirittura il figlio del sacerdote, mettendoci in guardia dalla pericolosità della religione pagana. Secondo la leggenda aurea, infatti, San Filippo era stato fatto prigioniero dai pagani e venne portato nel tempio per obbligarlo a sacrificare al dio pagano, ma riuscì a sconfiggere il drago, tanto che nel cielo sulla destra appare Cristo con la croce. Notate gli astanti che per il fetore si tappano il naso. Dietro l'altare è presente la tomba di Filippo Strozzi, scolpita da Benedetto da Maiano in forma d'arcosolio, con una Madonna con bambino in un tondo sorretto da 4 angeli. Il sarcofago è in pietra nera con decorazioni di cherubini a rilievo. Notate anche le mezzalune araldiche degli Strozzi. A proposito, sapevate che il busto di Filippo Strozzi non si trova più nella sua cappella? Ma purtroppo fa bella mostra di sé al Louvre di Parigi.